Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi mi sono decisa a fare la prima puntata della nuova playlist yoga sciamanico. Io sto imparando tantissimo dalla scuola di yoga sciamanico con la mia maestra Selene Calloni Williams e credo che sia il viaggio più bello che abbia mai intrapreso in tutta la mia vita. E nella mia vita ho fatto tante cose. Non ve le ho raccontate tutte, ma tante, un insieme di tante vite insieme. Ma il cammino dello yoga sciamanico è qualcosa di inesplicabile, è qualcosa che ti permette veramente di unire ciò che apparentemente è diviso e ciò che l'uomo ha diviso. Quindi oggi ci concentriamo su delle piccole pratiche che faccio quotidianamente e che vi aiuteranno nel riscoprire l'unità, andare oltre la dualità, che è il compito ultimo, il fine ultimo dell'essere umano, anche chiamato nirvana per i buddisti, ossia l'estinzione della realtà fenomenica, la liberazione finale. Allora, oggi prendendo spunto dal libro Kintsugi della mia maestra Selene Calloni Williams, vi farò vedere una pratica che faccio prima di andare a letto. Ma prima di tutto voglio dirvi che cos'è il Kintsugi. Il Kintsugi è l'arte di riparare le ferite dell'anima con l'oro della consapevolezza. Eh sì, perché è la consapevolezza che rende l'uomo libero. La conoscenza e la consapevolezza rende l'uomo libero. Libero da cosa? Dalle sue stesse resistenze, dalle sue paure, dai suoi attaccamenti, perché la realtà esterna non esiste, è un'apparizione. I buddisti la chiamano Citta Maya, tutto appare e scompare, un'illusione della coscienza. E nello yoga sciamanico si compie quello che viene chiamato la caccia all'anima, ossia il recupero dell'anima attraverso delle pratiche che hanno come fine la pacificazione degli spiriti perturbati. E lo sciamano chi è? Lo sciamano è colui che ha risolto la dualità. Perché? Perché è in un costante stato d'estasi. Sì, io sono in costante stato d'estasi, incredibile. Già lo ero di natura. Diciamo che potenziamo questa natura. E l'estasi non è altro che uno stato ampliato di coscienza, non alterato, ampliato. E come insegna bene la mia maestra, significa percepire la complessità del reale. E quindi permette di sentire ciò che non è visibile agli occhi della mente, ossia tutto l'invisibile, cioè il mondo spirituale. E lo sciamano, per esempio, quando vede un fiore, non vede soltanto il fiore. Quello lo vede solo la mente ordinaria. Lo sciamano vede lo spirito del fiore, ma come pure un albero. Lo sciamano non vede solo un albero con la mente ordinaria, vede l'albero e lo spirito dell'albero. Quindi anche prima di staccare un rametto, chiede il permesso all'albero di poter staccare un rametto. E quindi ha profondo rispetto di quello che non si vede, dell'anima delle cose, dello spirito delle cose. Quindi lo sciamano coopera costantemente con l'invisibile, in una sorta di perpetua danza estatica. E il problema dell'uomo attuale è quello di aver perso questo contatto con l'invisibile, generando la percezione di essere distinto e separato dalla natura e da tutto ciò che esiste. Quindi è come se, percependo questo distacco, l'uomo comune, l'homo consumens viene detto nello yoga sciamanico, quindi percependo questa separazione non percepisce più nemmeno la sua di anima, che è invisibile, quindi non ha rispetto per nulla ed è dominato da una profonda paura di tutto ciò che potrebbe accadergli da un momento all'altro. Ecco perché vuole controllare gli eventi, prevedere gli eventi, allardire, ma gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei.
non possono essere controllati da un granello di mente razionale. E quindi quando cerchi di controllarli ti asfaltano. Perché l'invisibile arriva all'uomo che è inconsapevole, travolgendolo, lo asfaltano. E anche per questo i sogni dell'uomo comune sono spesso sogni generati dalla paura e non dall'amore. Sono sogni generati dalla mente razionale che vuole controllare, prevedere, governare. Perché? Perché l'anima si è persa e bisogna recuperarla. Ecco perché quando i sogni della mente si frantumano completamente, noi abbiamo la straordinaria opportunità di ritrovare la nostra anima, proprio grazie al fatto che i sogni della mente si sono frantumati. Abbiamo la straordinaria opportunità di ritrovare la nostra anima e farci accompagnare nella realizzazione del vero obiettivo dell'anima, che è qualcosa di talmente grande che la mente razionale non può manco concepire. Quindi i sogni che la mente ordinaria razionale fa sono spesso sogni legati alla paura, non all'amore. Siccome l'anima di che cosa si nutre? Ve lo dico sempre, l'anima si nutre di pathos, di dramma, non inteso come il dramma in modo negativo, il dramma greco, di poesia. Infatti la creazione dell'anima si chiama mitopoiesi, quindi l'anima si nutre di emozioni. Ecco, come l'anima si nutre di pathos, di emozioni, come noi ci nutriamo di cibo, alimenti, acqua, l'anima si nutre di pathos. E in questa cultura moderna, iperrazionale, non si dà affatto nutrimento all'anima. E come tutta risposta, che succede? Se non dai nutrimento all'anima, se non senti e non accogli le emozioni e le vuoi gestire e controllare con l'analisi o con la distrazione, l'anima arriva travolgendoti, sorprendendo l'uomo. Ecco perché si sente sopraffatto da quello che arriva da un momento all'altro, dagli eventi. Fino a quando non gli succede qualcosa di terrifico. Ecco, in questo stato molti sogni della mente si frantumano. A quanto di voi è capitato? A me come sono capitato? È capitato sempre, si frantumavano tutti i sogni, ma come? Si frantumavano i sogni e invece di stare lì con l'emozione cosa facevo? No, non voglio pensare, devo trovare una soluzione. No. Non esiste una soluzione che tu puoi trovare con la mente razionale. La soluzione te la dà l'emozione stessa. Ecco qui che quando i sogni della mente si frantumano, abbiamo la straordinaria opportunità di fare il grande salto. E le chiavi di questo salto sono proprio le emozioni. Dolce tristezza, dolce malinconia. Queste due emozioni sono le chiavi per realizzare i grandi obiettivi dell'anima e non quelli fasulli della mente. Ecco, facciamoci accompagnare da loro nel viaggio ctonio sotterraneo per ritrovarla, lei, la tua anima, bellissima, che vuole portarti dove non puoi nemmeno immaginare. E allora, come ci insegna Selene nel Kintsugi, immagina la tua emozione come fosse polvere d'oro e mentre ti vedi avvolto da quella polvere d'oro, dirigi la tua mente lungo questo sentiero. Voglio far emergere il desiderio dell'anima, voglio esprimerlo. So che non lo conosco, ma so che lo conoscerò a mano che si realizzerà. E mentre abbiamo consapevolezza di questo, oggi vi mostrerò una potente pratica per portare avanti il recupero del grande sogno dell'anima, che è poi il recupero dell'anima. E per farlo useremo la porta luminosa tra conscio e inconscio, ovvero il
pancreas. Perché tutti i nostri organi sono degli dei, sono pura energia, pure possibilità, pura forza. Perché non esistendo una realtà oggettiva, sostanziale, perché tutto appare e scompare, e allora il nostro corpo è un arcobaleno di colori e di energia, appare e scompare. Questo ce lo dice anche la fisica quantistica oggi, ma gli antichi lo sapevano benissimo, tramandandoci le loro conoscenze fino ad oggi, che noi applichiamo nello yoga sciamanico. Quindi gli organi sono pura possibilità, il cervello possibilità di conoscere, il cuore possibilità di amare, il pancreas possibilità di viaggiare tra i mondi. Ecco perché quando per esempio ci sono delle problematiche di cuore, problematiche di natura, per esempio malattie al cuore o problematiche di questa natura, ecco, la possibilità di amare è stata ostruita. Allora noi dobbiamo darci sempre di più, dobbiamo amare sempre di più. E quindi lo yoga sciamanico vuole ribaltare la visione e unire i due mondi, affinché si possa auspicare a quella liberazione finale che nel quotidiano ti dà la percezione di essere profondamente amata e amato. Allora oggi utilizzeremo il pancreas per viaggiare tra i mondi, perché il pancreas è il ponte tra il conscio e l'inconscio. Allora, adesso vi dico come si fa. Quello su cui voglio mettere l'attenzione è iniziare proprio a vivere, ma tanto tantissime di voi so già che lo fanno con la nostra scuola iniziatica, a vivere la vostra vita ogni attimo come un'esperienza spirituale, perché è tutto spirito, e siccome l'anima si nutre di poesia, di bellezza, di splendide narrazioni, di mito, allora rendiamo la nostra vita una favola meravigliosa, iniziando dal piacere delle piccole cose. Allora quando vado a letto, oltre a fare questa pratica che adesso vi faccio vedere, io so che mi sto per ricongiungere con il mio sposo celeste, con il mio amante mistico. Questa è la mia cappa magica che ogni sciamano possiede, che rappresenta uno degli strumenti dello yoga sciamanico, dello sciamano del maestro, che rappresenta l'abbraccio del tuo sposo celeste o amante mistico. Ecco, io vado a coricarmi anche con questa cappa magica meravigliosa, la metto a fianco al cuscino, la metto sopra, perché è proprio l'abbraccio del mio amante mistico. E oltre a questo preparo la stanza con le essenze e con i profumi, perché gli spiriti si nutrono di odori, si nutrono della sostanza sottile delle cose. Essendo gli odori, i profumi, anche l'attenzione cosciente è una sostanza sottile. L'attenzione cosciente è amore. Quindi prendersi cura degli spiriti significa creare quella potente connessione per cui quegli spiriti saranno i tuoi potenti alleati. Quindi preparo la stanza spruzzando uno spruzzo, 2 spruzzi della mia essenza preferita. In questo caso questa non faccio pubblicità al marchio, ma è un'essenza di arancio, cedro atlantico, incenso e mirra. Spruzzo in questo modo l'essenza sul cuscino 1 o 2 volte, consapevole del fatto che sto per andare ad abbracciare il mio amante mistico con il quale farò l'amore nel sogno, generando delle creazioni che hanno a che fare con la guarigione della mia anima, e gli dico questo: mio amore, sto per arrivare da te, accompagnami a vivere avventure meravigliose questa notte, in tua presenza andiamo insieme a riparare le ferite della mia anima. Quindi questa è una delle cose che dico. Poi pronuncio il mantra Emao prima di chiudere gli occhi, che significa meraviglia, entro nello stato estatico.
e poi faccio la pratica del ponte tra conscio e inconscio, della porta luminosa. Metto a pugno la mano sinistra all'altezza del pancreas, in questo modo, qui, vedete? All'altezza del pancreas, qua. E con la mano destra abbraccio il pugno della mano sinistra, ripetendo la seguente formula psichica. Stanotte utilizzerò lo stato di sogno per riparare le ferite della mia anima. Detto questo, entro nello stato di sogno e con meraviglia e stupore mi approccio nel mondo di Ade, degli inferi, del subconscio, della psiche. Quello che si produce quando inizi a fare le pratiche è uno stato sempre più ampliato di coscienza, inizi a percepire tutto e non è qualcosa che io vi posso spiegare con la mente. Le parole non conterrebbero il messaggio dell'esperienza che potete fare, che potete acquisire quando fate queste pratiche. D'accordo? Quindi per oggi concludiamo qui con la preparazione notturna nel riparare le ferite della tua anima per andare incontro agli obiettivi più grandi che possiate mai auspicare. Detto questo, ti ringrazio, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!